Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi andiamo a vedere quale sarà una sorpresa d'amore che riceverete entro 222 ore, che sono circa 9-10 giorni a partire da adesso. Ti dirò quindi cosa prevedono i tarocchi per te in questa tempistica. Qualora non si trattasse del tutto di una sorpresa sentimentale, quello che i tarocchi ci diranno per te. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, vediamo qual è questa sorpresa d'amore in 222 ore, a partire da adesso. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo 3 varianti per questo interattivo dal titolo "Sorpresa d'amore in 222 ore, da adesso". Sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete fra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini. Cuoricino, che simboleggia la passione per la variante numero 1. Orologio, che è il tempo che va sempre avanti e per noi è adelante che ci gusta, per la variante numero 2. E per ultima, ma non meno importante, abbiamo il regalo, che non poteva mancare perché simboleggia le sorprese. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti, oppure sugli oggettini come preferite voi. Andiamo a vedere questa sorpresa d'amore che arriva in 222 ore, da adesso. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, cuoricino, iniziamo con te. Suerte, cuoricino, per te. Andiamo a vedere questa sorpresa d'amore, che dovrebbe arrivare in 222 ore, che sono 9 giorni, a partire da adesso, da quando stai guardando questa stesa. Innanzitutto vediamo chi sei tu, cuoricino. Cuoricino, sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Cuoricino, penso che tu in questo momento possa sentirti in una situazione con questo appeso dove hai la sensazione di non andare né avanti né indietro, c'è un qualcosa che sotto certi aspetti ti limita. Cuoricino, sei comunque, io ti vedo una persona realizzata con questa imperatrice, o comunque potresti sentirti, ecco, in questo momento particolarmente realizzata circa alcuni aspetti della tua vita. Lo vedo anche perché ho questo 10 di denari che mi indica quello. Nonostante tutto, questo 5 di denari mi fa pensare che possa esserci un qualcosa che comunque ti manca. È come se avessimo tutto, ma allo stesso tempo c'è un qualcosa che ci manca.
Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Innanzitutto che sei una persona molto riflessiva e che sta bene anche da sola, con questo eremita. Oppure è possibile che tu in questo momento possa sentirti particolarmente solo o sola, ed è proprio questo che probabilmente ti limita, perché mi è uscito questo eremita sull'appeso. Oppure potrebbe essere che senti la mancanza di una persona che in questo momento non è con te. Cuoricino, sei un qualcuno con questo mago che ha la capacità, se vuole, di raggiungere i propri obiettivi. Oppure sei un qualcuno che magari è appassionato di esoterismo, magia, anche di tarocchi. Potresti leggere a tua volta i tarocchi con questo mago. Le carte ti indicano che circa questa mancanza che senti in questo momento è necessario da parte tua intraprendere un'azione, fare un qualcosa, ed hai la capacità, se vuoi, di andare a risolverla, a risolvere queste mancanze. Qui mi indicano che è possibile che appunto tu possa, nonostante, ecco, io ti vedo realizzata o realizzato, e sei un qualcuno che sia sentimentalmente parlando e anche, se vogliamo, sotto altri aspetti, potresti comunque avere ottime possibilità, perché con questo asso di coppe, in particolar modo trattandosi dell'asso di coppe, mi viene da dire sentimentalmente parlando, è come se tu avessi possibilità di realizzare qualcosa, o che hai in questo momento una situazione sentimentale stabile. Nonostante tutto, io vedo qua che c'è un qualcosa che ti manca. Cuoricino, io penso che tu sia un qualcuno che fondamentalmente non riesce ad essere completamente se stesso. È come se, torno a dirti, forse per via della solitudine, tu non riesci a vedere la via d'uscita. Vedi, c'è anche questo 8 di spade. O ti senti solo o vorresti essere solo, una cosa o stai bene da solo, una cosa di questo tipo. E un successo che arriva nel breve o che è già arrivato per te, con questo 6 di bastoni, un trionfo può essere circa una situazione, e ti vedo una persona molto passionale, un qualcuno che potrebbe fare un lavoro a contatto con il pubblico o nella comunicazione, e sei molto abile in questo, a comunicare, a parlare, probabilmente, ecco, un lavoro che ha a che fare anche con l'estero, volendo. Ti vedo molto abile nella comunicazione, nonché una persona molto passionale, con delle mete ben precise in questo momento. C'è una sicurezza, una certezza che tu hai, una meta magari che può essere anche lontana. Sappiamo quello che vogliamo, cuoricino, e sei una persona che sa anche aspettare, con questa temperanza. Quindi penso che questo sia un po' quello che le carte ci hanno fatto vedere per te, e nonché, ecco,
è possibile che di recente con questa torre tu sia andata volontariamente ad interrompere una situazione o che hai desiderio di farlo. Come dire, adesso basta, da domani per me sarà tutto diverso, e però ti posso dire che hai le idee chiare, sai quello che vuoi e sai anche come fare a realizzarlo. Hai la possibilità con questo mago. Dunque, adesso concentriamoci su questa sorpresa d'amore che arriverà in 222 ore, a partire da adesso. Vediamo. Può essere appunto una sorpresa d'amore. Qualora non ci fosse, sentimentalmente parlando, andrò a dirti quello che io vedo qua. Per il cuoricino. Innanzitutto, beh sì, in effetti parliamo di sorpresa d'amore, E qua, con assoluta certezza, visto che c'è uscita anche questa torre, sono dell'idea, che tu possa aver, interrotto una, relazione o aver voluto chiudere, o che questa relazione, possa essersi interrotta nei mesi precedenti, e a mio avviso, sorpresa d'amore qua ci parla, di un incontro, con una persona che potrebbe essere, di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni, una persona che fondamentalmente rimpiange, con questo 5 di coppe, determinate situazioni che voi potete aver vissuto insieme, dove c'è stata incertezza, però. E qui parliamo una prima sorpresa d'amore che io vedo qua, e che se con questa persona vi siete allontanati, io la vedo rientrare nella tua vita, quindi questa potrebbe essere una prima sorpresa d'amore. Non a caso avevamo questa torre e poi il 2 di coppe, che indica in un certo senso che ci si va nuovamente ad incontrare. Un'altra cosa, beh, qua sorpresa d'amore in assoluto. Abbiamo questo re di coppe, una persona che ha dei sentimenti per te, questo asso di coppe e l'asso di denari. Io qua ci vedo una ripresa di relazione. Abbiamo anche un 10 di coppe che ci parla di consolidamento. Quindi se c'è stata una chiusura con una persona, in qualche modo io lo vedo rimanifestarsi entro 222 ore, proprio come da titolo di questo interattivo. Parliamo di una persona che ha dei sentimenti per te, però allo stesso tempo è possibile che abbia degli atteggiamenti talvolta non proprio positivi, perché qua abbiamo un re di spade anche. Allora, i sentimenti li abbiamo, ma allo stesso tempo c'è un qualcosa di questa persona che ci lascia un pochino a desiderare. Quindi per me qua sorpresa d'amore è un qualcuno che nonostante, ecco, una situazione che
parte da una rottura dove è stato necessario decidere, prendere una decisione comunque, diciamo, abbastanza drastica, con questo 2 di spade, torna a rimanifestarsi nella tua vita, ed è come se tu avessi, sempre pensato che questo potesse succedere. Ti vedo una persona molto intuitiva a cuoricino. Qua in assoluto abbiamo la sorpresa d'amore, perché asso di coppe, asso di denari, penso che con il sole qua ci parlano sicuramente anche di incontro, e un 10 di denari nuovamente, con il 10 di coppe, di una ripresa, un consolidamento, un qualcosa in più che avviene in 222 ore a partire da adesso. Probabilmente, come ti ho detto, parliamo di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario. Con questo Re di Spade ci aggiungerei anche un segno d'aria, però, Gemelli, Bilancia e Acquario, o potrebbe avere un ascendente in uno di questi segni. Però, riassumendo, qua la sorpresa d'amore è il ritorno di una persona dopo una chiusura, perché tutte le carte mi hanno indicato questo. È possibile che in questo momento uno dei due non sia libero, però questo sapete che è un interattivo che vale per tante persone, e quindi insomma non è per tutti, però è possibile che ci sia uno di voi due che in questo momento non è completamente libero, perché me lo indicano qua. Insomma, sorpresa d'amore, io qua ci vedo un ritorno di un qualcuno nella tua vita. Vado ancora a mettere giù alcune carte degli arcani maggiori per te e vediamo che cosa ci dicono. Per il cuoricino, questa sorpresa d'amore. Vediamo cosa ci porta. Abbiamo il sole, gli innamorati e le stelle. Beh, l'avevo appena detto prima. Io qua, dopo un periodo di difficoltà, perché questa carta delle stelle mi indica questo, ci vedo il ritorno di una persona nella tua vita. E adesso vado anche a darti le iniziali, le possibili iniziali del nome o del cognome di questa persona, nonché anche dei numerini che possono far parte di una data, oppure far riferimento a questa persona. Comunque qua in assoluto io ci vedo in 222 ore il ritorno di una persona nella tua vita. Vediamo un po' il nome. Per il cuoricino, come si chiama questa persona? Oppure una lettera che può far riferimento, l'iniziale del nome, del cognome o del paese dove questa persona vive. Vediamo, ancora una. Abbiamo la lettera N, la lettera G, la E,
la D e la lettera A. Ci aggiungo anche la lettera S. Non a caso, questa carta, spero che si veda, ci parla di un nuovo inizio. Ti leggo anche il messaggio, giusto così per essere ancora più precisi. Sei all'inizio di uno splendido viaggio, abbi fiducia. I tuoi angeli custodi ti sono sempre accanto. Liberati da tutto ciò che ti impedisce di offrire al mondo i doni unici che possiedi. Abbi fede e il tuo cammino sarà costellato di nuove opportunità. Non a caso anche qua ci parlano di nuovo inizio, quindi sono dell'idea che a seguito di una possibile interruzione o di una rottura, sentimentalmente parlando con una persona, vada ad esserci un nuovo inizio. Ti do ancora alcuni numerini che possono far riferimento a una data o ricordarti un qualcosa di questa persona. Vediamo. Abbiamo numero 14, 27, 83 e 4. Sono questi. 14, 27, 83 e 4. Potrebbe essere appunto una data o comunque un numerino che fa riferimento alla tua situazione. E questo era per te, cuoricino. Direi che qui il messaggio è stato piuttosto chiaro. Adelante con questo nuovo inizio. Faccio un po' di ordine qui sul tavolo. Vorrei ancora aggiungere questo, che siccome qua per te ci sono uscite queste torri che ci parlano di interruzione, di chiusura, che è sempre nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama, E ti dico questo perché non a caso era uscito questo 2 di coppe per te. E con questo ho finito. Adelante, cuoricino. Orologio, suerte per te. Andiamo a vedere questa sorpresa d'amore in 222 ore, a partire da adesso. Innanzitutto vediamo chi sei tu. Qui abbiamo un segno d'acqua, cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Orologio. Abbiamo chiuso un ciclo con questo 10 di spade. In questo momento vediamo la vita sotto un'altra prospettiva. C'è un qualcosa che è cambiato, c'è un qualcosa che tu vedi diversamente da come lo vedevi
un po' di tempo fa, penso, eh? Qui è probabile che tu di recente possa aver fatto un cambio di casa, un viaggio, uno spostamento, o che andrai a farlo. Ci sono dei progetti che tu stai facendo che al momento possono risultare magari ancora un po' poco realistici, dove c'è una certa incertezza, siamo in fase di valutazione, vogliamo fare magari ma non ci muoviamo a fare. Io penso che tu voglia fare un viaggio, allontanarti, spostarti, guarda anche questa carta mi indica quello, È come se da adesso o dalle settimane precedenti a questa stesa tu possa aver cominciato a vedere, ecco, la tua vita da un'altra prospettiva, ecco, diversamente. È possibile che tu abbia sperimentato nei mesi passati un periodo particolarmente pesante, ma che di fatto adesso, in questo momento che stai ascoltando questa stesa, è come se tu avessi iniziato, ecco, ad impegnarti in funzione di portare un importante cambiamento nella tua vita. Ti vedo una persona molto decisa, una persona che con questa carta della forza intraprende in questo momento o andrà ad intraprendere un percorso particolarmente impegnativo ed importante per te, con la consapevolezza che le cose andranno bene, perché ho questa carta del sole e questo 3 di coppe. Quindi bando all'incertezza, orologio, intraprendi ciò che vuoi intraprendere, perché qui un qualcosa sono sicura che c'è, perché sai che quando deciderai di farlo è come se la cosa dovesse andare bene. Io vedo questo per te. E adesso vado a parlarti di questa sorpresa d'amore che arriva in 222 ore a partire da adesso e vediamo che cosa ci dicono per te. Dunque, qui sorpresa d'amore potrebbe trattarsi di una comunicazione con questo 8 di bastoni, nonché di un viaggio che tu farai o andrai a fare con qualcuno. Sono abbastanza sicura, perché io penso che tu possa essere in relazione con una persona distante da te, che potrebbe anche essere di un segno d'acqua, un cancro, scorpione e pesci, perché qua abbiamo il cavaliere di coppe. E allora questa sorpresa d'amore sono dell'idea che possa essere
un viaggio che tu andrai a fare o un invito a fare un viaggio, ecco, da parte di questa persona che ti sta particolarmente a cuore. Mm? Ed è come se fosse lui a chiedertelo o lei. Qui abbiamo questo imperatore con il mago. In sostanza, da quello che io vedo qua, la sorpresa d'amore è un invito ad andare da qualche parte. Penso che ci stiano dicendo questo, eh? Un invito ad andare da qualche parte. È possibile che se ne sia già parlato, o che magari, ecco, non si sia ancora concluso, nel senso se n'è parlato ma poi non si era fatto nulla, e qua loro ci indicano chiaramente che andiamo da qualche parte con questo carro, Anche qui ho iniziativa con questo asso di bastoni nel fare un qualcosa. Non escludo che si vada a fare anche una gita al mare qua, perché insomma si va da qualche parte. La sorpresa d'amore per l'orologio è questa. Io vedo questo. In 222 ore. Qua, a prescindere dall'invito che io vedo qua per andare, ecco, da qualche parte, è come se questo 4 di spade, questo 5 di denari, penso che circa questo invito che tu riceverai è come fondamentalmente non te lo aspetti neanche. Alla fine non ce lo aspettiamo qua. Raggiungerai sicuramente un posto che ti piace, però penso che è un qualcosa che proprio non ti aspetti, Voglio vedere ancora con gli arcani maggiori cosa mi dicono per te. Qua la sorpresa d'amore è un invito ad andare da qualche parte, una proposta per andare a fare insieme una determinata cosa. Vediamo un po' se ce lo confermano anche gli arcani maggiori. Temperanza, carro imperatore. È incredibile. Io non devo più parlare. Qua prima ti avevo detto proprio, giusto, che c'era questo imperatore con il carro e questa sorpresa era un invito ad andare da qualche parte con questo imperatore, che è già da un po' che questa cosa, insomma, forse se n'è parlato e non si era ancora, ecco, di fatto concluso nulla con questa temperanza. E sorpresa d'amore in 222 ore, io qua ci vedo l'invito di una persona per andare in un determinato posto, un viaggio, una gita, qualcosa di bello, e come se tu non te l'aspettassi però, è come se dicessi ah, ormai non si farà più, invece poi si fa. Mi dicono questo, anche gli arcani maggiori non a caso me l'hanno confermato, con carro imperatore.
Adesso vado a dirti le iniziali, delle iniziali del nome, cognome o il paese dove questa persona vive, o insomma, potrebbero anche essere le iniziali del posto dove andrai a fare questo viaggio, questa gita, eh? Vediamo cosa esce per te. Vediamo un po' per l'orologio. Cosa ci dicono? Qui abbiamo la lettera R, la lettera F, la T, la C, la lettera A, ci aggiungo ancora la lettera P. Queste sono. Ti dico ancora 4 numerini che potrebbero, ecco, far riferimento a questa situazione, o a una data, un orario, insomma, vediamo cosa ci esce per te. Numero 3, 12, 74, 40. 3, 12, 74 e 40. Potrebbe essere un orario tipo alle 12. Numero 74 può essere l'anno di nascita di questa persona che ti invita. Vedi un po' tu. E questo era per te, orologio. Io qua ci vedo questa sorpresa d'amore in 222 ore, con questo carro imperatore, un invito ad andare da qualche parte. E ti dico adelante, orologio, e buon viaggio anche. Visto che per te con questo carro hanno fatto vedere il viaggio, mi viene da dire che la vita è un viaggio e le fermate migliori sono con le persone speciali, alias questo imperatore qua per te. Adelante, orologio. Regalo, suerte per te. Andiamo a vedere questa sorpresa d'amore in 222 ore, a partire da adesso. Prima però vado a parlare di te, vediamo chi sei tu. Regalo, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario, o potresti avere un ascendente in uno di questi segni. Regalo, ti vedo in questo momento particolarmente soddisfatta o soddisfatto circa una determinata situazione presente nella tua vita. E intanto che parlo voglio accendere ancora un incenso qua. Dicevo, ti vedo particolarmente soddisfatta. Ciò nonostante, con questo 5 di coppe è come se sentissi comunque la mancanza di un qualcosa, che adesso vado a dirti cos'è.
Finisco solo di accendere qua. Voilà. Ti parlavo appunto di 5 di coppe, che è una carta che mi indica nostalgia di qualcosa. Regalo con questa sacerdotessa qua. Sono dell'idea che tu possa essere una persona molto intuitiva, sacerdotessa è un po' come la papessa, è la papessa. Hai una particolare intuizione che dovresti sfruttare a tuo favore. E circa quelle... Sei un po' malinconica o malinconico, c'è un qualcosa con questa carta delle stelle che è come se ecco, avessi un pensiero circa una situazione che ti crea malinconia, probabilmente ecco per via di un qualcosa presente in questo momento nella tua vita. E ciò nonostante, con questa carta del matto e asso di bastoni, è come se tu avessi di recente intrapreso una determinata cosa, un qualcosa, ecco, un nuovo inizio, un nuovo lavoro può essere, o anche una promozione per un qualcosa, nonché un qualcosa di passionale, di sentimentale. Qua ti vedo con l'idea, oppure che è possibile che tu l'abbia già fatto, nell'intraprendere, ecco, un qualcosa di questo tipo. E io ti vedo in coppia con un qualcuno, regalo, con il quale comunque c'è comunicazione, ci sono dei sentimenti. Cosa devi andare a fare qua? Fammi vedere. Sull'asso di bastoni abbiamo anche la ruota della fortuna, e poi abbiamo un 10 di coppe. Qui sono dell'idea che ti vedo in coppia con qualcuno dove intraprenderete insieme qualcosa di importante, o lo state già facendo. Potresti essere anche sposata o sposato, insomma c'è una relazione qua ufficiale, a mio avviso. Con questo 10 di coppe potresti anche avere dei figli. Ti vedo però, ecco, in procinto di fare un qualcosa, di apportare delle novità circa la tua vita. Intraprendere, o che tu magari abbia già intrapreso, qui queste 3 carte mi indicano questo, però rifocalizziamoci su questa sorpresa d'amore che arriva in 222 ore. Un'ultimissima cosa che ti voglio dire è che se per caso tu sei un po' in ansia, qui sto 10 di spade ci indica ansia, insonnia anche, oppure un po' agitata o agitato circa una decisione importante che vuoi prendere, tranquillizzati, regalo. Vedi che ti basta fare con queste 3 carte. Il matto è intraprendenza, l'asso di bastoni è l'azione e la ruota della fortuna, a mio avviso, andrà a manifestare questo cambiamento che desideri. Io lo vedo con una persona però, imperatore e 2 di coppe qua.
scrivimelo che cosa vuoi andare a fare, perché ci vedo questo. Sorpresa d'amore, in 222 ore, vediamo che cos'è. Qui allora sono andata avanti a mettere giù carte perché volevo capire bene. Fondamentalmente, più che una sorpresa, qui è un qualcosa che è già stato deciso, a mio avviso, è un qualcosa che hai già deciso di fare, non è, per te non sarà più di tanto una sorpresa. Sono dell'idea che allora, in primis, se vogliamo parlare di sorprese, io qua ci vedo un incontro, un festeggiamento in compagnia di persone positive per te. Quindi è possibile che tu riceva un invito da più persone. Ecco, qua io ci vedo una compagnia di persone che sono positive per te, quindi un incontro con più persone, magari ecco in compagnia di questa persona che abbiamo visto prima, il tuo compagno o la tua compagna. Quindi qua un festeggiamento, una celebrazione, 9 di coppe, 3 di coppe, ecco. Forse un invito, ecco, da parte di un gruppo di amici per andare a fare un qualcosa insieme. Differentemente, aggiungo questo, sorpresa d'amore qua, qualora tu fossi single, perché ecco, anche se prima ci hanno fatto vedere per te questa certezza dal punto di vista sentimentale, qua indicano che vai a conoscere, nel momento in cui tu sei in compagnia qua di queste persone che ti dicevo prima, un possibile segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, una persona molto affascinante, io vedo qua. È possibile che, ecco, loro circa la sorpresa d'amore ci stiano anche indicando la conoscenza di una persona che ti affascinerà molto, col nostro cavaliere di bastoni. Altra sorpresa qua. Io vedo il possibile riavvicinamento di un figlio o una figlia o un giovane. Quindi sorpresa d'amore sì, però anche un figlio, ecco, è anche amore se vogliamo. C'è un accordo che andrai a ritrovare con un figlio, una figlia o una persona giovane. Perché abbiamo questo Papa. È possibile che magari per un periodo ti abbia voltato le spalle e di fatto entro 222 ore da adesso io ci vedo un ritrovato accordo con questa persona giovane, può essere anche appunto un figlio o una figlia. E altro, qua è possibile che tu abbia la sensazione di essere circondata o circondato da persone negative, quindi lasciale dove sono. Lo so che non è una sorpresa questa, però può essere che a sorpresa tu ti renda conto che ci sono persone che devi tagliare fuori dalla tua vita. Riassumendo, io qua ci vedo un invito a partecipare
a un evento, una celebrazione che comprende la conoscenza di un segno di fuoco, possibile, segno di fuoco, una persona molto affascinante. Il riavvicinamento di un figlio o di una figlia, una persona giovane che andrà a cercare con te un accordo, o dove ritroverete un accordo. Vediamo un po' cosa ci dicono gli arcani maggiori per te, perché qui sostanzialmente sono due, diciamo, le cose più... E ti aggiungo quelle persone che dovrai cercare di tagliare fuori dalla tua vita. Questa non è una sorpresa, oppure ti renderai conto a sorpresa, ecco, che ci sono persone che possono essere poco positive, che vanno allontanate. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori per te. Giudizio, imperatore e forza. Penso che circa questa sorpresa, innanzitutto con questa carta del giudizio sono notizie, sono sicuramente qualcosa che non ti aspetti. Qui c'entra una persona con la quale, secondo me, andrai a partecipare o a sperimentare o a fare una determinata cosa, oppure, come ti dicevo, potrebbe trattarsi anche con questa carta della forza, del riavvicinamento di un qualcuno che fondamentalmente non ti aspetti, c'è questo giudizio, e ho questa carta della forza. Fammi vedere ancora una cosa per te. Qua mi indicano, sì, chiacchiere, invito, movimento. Però è come se tu adesso, ecco, in questo momento che stai ascoltando la stesa, non fossi ancora un po' all'oscuro di tutto ciò, non sai, qui c'è questo segreto. O che stanno organizzando un qualcosa del quale tu non sei ancora a conoscenza, e poi andrai a partecipare ad un evento, una celebrazione. Però io ti vedo in coppia con qualcuno, qui con sto imperatore, nonché sono dell'idea che qua si tratti, anche volendo, del riavvicinamento di una persona più giovane che potrebbe essere un figlio. Quindi, a mio avviso, in 222 ore la sorpresa è questa. Vado a darti delle lettere iniziali che possono far riferimento a quanto abbiamo detto, potrebbe essere l'iniziale del nome, del cognome di questa persona, o l'iniziale del posto, del paese dove parteciperai, ecco, a questo evento che ci hanno fatto vedere, nonché di questo figlio magari. Andiamo per il regalo.
Qui abbiamo la lettera L, la lettera M, M di Milano può essere, o di Marco se è un nome, la lettera O, la lettera V, la lettera P, e queste sono lettera S, forse te l'ho già detta, comunque la lettera S anche. E queste sono numerino ancora per te, che può essere una data, un orario, può fare riferimento a questa sorpresa. Vediamo cosa ci dicono. Numero 8, numero 15, numero 60 e 50. Sono questi, te li ripeto, 8, 15, 60 e 50. Magari 15 può essere un orario, le ore 15 o anche le ore 8, oppure insomma vedi tu a che cosa potranno far riferimento questi numeri circa la tua sorpresa. E vedi che con questo giudizio qualcuno va a dirti un qualcosa di bello che non t'aspetti, perché per me la carta del giudizio indica anche quello. Diciamo che questo era un po' quello che ci hanno fatto vedere per te. E ti dico adelante, regalo. Con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro una felice Pasqua, perché siamo quasi prossimi alla Pasqua, e vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!